Da quanto tempo si fa la barba? Da 2 anni. Che età aveva quando si è sposata? 15 anni. 15 anni. 14 anni. 15 anni. 15 anni e mezzo. Siamo nella Sicilia degli anni 60, più precisamente a Ispica, in provincia di Ragusa. Qui la percentuale di spose minorenni era molto alta. Su 13.000 abitanti, centinaia di ragazze avevano preso marito prima di aver compiuto 16 anni. 20 matrimoni su 100 riguardavano ragazze di 15, 13, 12 anni. Intanto, negli stessi anni a Milano c'era un solo matrimonio precoce su 1.000 e a Roma le spose minorenni erano lo 0,50%. Si è sposata con il consenso dei suoi? No, siamo fuggiti, ma ora siamo tutti d'accordo. No, siamo fuggiti. Tutti d'accordo, non siamo fuggiti. Consenso dei miei genitori no, siamo fuggiti e siamo andati nei miei cugini. Siamo fuggiti e poi ci siamo sposati. La fuitina, dal siciliano fuga repentina, era una pratica diffusa in Sicilia e in altre regioni del sud. Una coppia di giovani innamorati fuggiva insieme, spesso per sfuggire all'opposizione delle famiglie o per evitare le spese di un matrimonio tradizionale. Che lavoro fa suo marito? Muratore. Contadino. Manuale, in Germania. Pastore. Contadino. Che classe ha fatto suo marito? Quinta elementare. No, è analfabeto. La terza. Quinte. No, è analfabeto. Qual è il viaggio più lungo che ha fatto? No, non sono uscita mai da Ispica. Nessun viaggio, fuori Ispica. Ragusa. A nota, 20 km distanti di Ispica. Sì, in Germania e Monaco di Pavia. A volte erano i genitori stessi che incoraggiavano la fuitina dei ragazzi per evitare una cerimonia pubblica in gran stile. Con la fuitina, infatti, era considerato legittimo, se non opportuno, sistemare la faccenda in modo sbrigativo e quindi anche meno costoso. Si saltavano tutte le spese, niente dote, niente banchetto, niente vestito bianco. Ma dove fuggono questi ragazzi? Nei paesi vicini e alcune volte anche si rifugiano in case di parenti o amici qui ad Ispica stesso. Il problema sarebbe quello che i giovani si dovrebbero conoscere maggiormente, così come fanno al nord, non so, incontrarsi, conoscersi in sostanza. Perché qua se un giovane guarda una ragazza o addirittura la ferma, compromesso è. Se magari lui era troppo povero o lei troppo giovane, i genitori potevano non dare il loro consenso al matrimonio. Così bastava una notte fuori casa e il matrimonio diventava obbligatorio. Meglio salvare la faccia che accettare lo scandalo. L'ho incontrato per la strada, l'ho fermata e gli ho detto se mi voleva per fidanzata, no? Prima ha esitato ad accettare, ma poi l'ho fermato un'altra volta e ha accettato. Ma prima la conosceva? Sì, Avete fatto un viaggio di nozze? no. Perché? Beh, perché mancano i soldi. Per fare un viaggio di nozze ci vogliono anche i soldi. Vi piacerebbe fare un viaggio di nozze? Sì, Dove le piacerebbe andare? in Italia. L'onore di una famiglia, soprattutto quello femminile, era legato alla reputazione sessuale. Se una ragazza veniva anche solo sospettata di aver passato una notte con un uomo, la sua dignità era considerata macchiata. E se l'onore della ragazza era perso, si trascinava dietro quello di tutta la famiglia. Non contava se ci fosse stato amore, violenza o consenso, bastava la voce del paese. Per questo il matrimonio riparatore diventava quasi un obbligo morale, non per amore, ma per riabilitare uno status sociale. Che lavoro fa? Muratore. Quanto guadagna? Beh, sono troppo poco, 1500 lire. Lavora sempre durante l'anno? Sì. Lavora continuativamente? Si perde qualche giorno quando manca il materiale oppure fa brutte giornate. Quali sono i suoi progetti? Pensa di rimanere a Ispica o di emigrare? Per ora preferisco rimanere in Ispica perché anche se vado all'estero non ho l'età per guadagnare la paga di un uomo. Da quanto tempo si fa la barba? Da 2 anni. I genitori sono stati favorevoli al matrimonio? Sì. E i suoi? I miei no. Perché? Perché non volevano, che ero troppo piccolo ancora. È felice? Sì. E lei?
molto. La dinamica della Fuitina lasciava spazio anche alla legittimazione di rapimenti e abusi, che sfociavano in matrimoni riparatori non consensuali. Se una ragazza veniva rapita e si presumeva avesse avuto rapporti, la sua famiglia era socialmente obbligata a concedere il matrimonio per salvare l'onore. Cosa pensa il parroco della Chiesa Madre di Ispica? Come mio giudizio posso dire questo: non è consigliabile contrarre matrimonio in un'età bambina, perché il matrimonio comporta dei pesi ed è una missione. Ora, la missione bisogna compierla quando ci sono i presupposti di una formazione capace poi di trasmettere ai posteri, alle creature, questa educazione. Ora, le mamme bambine non sono in grado di dare questa educazione alle proprie creature, quindi viene a formarsi una famiglia di bambini in cui non si può dare quello che non si ha. E ora l'educazione si acquista soltanto con una età matura. L'età, a mio giudizio, e credo che sia anche quello della Chiesa, giusta per contrarre matrimonio sia sull'età di 18 anni. Nel 1965 Franca Viola, una giovane siciliana, ruppe questo schema. Dopo essere stata rapita e violentata, rifiutò il matrimonio riparatore, sfidando le convenzioni sociali e legali dell'epoca. Il suo gesto coraggioso portò a un cambiamento legislativo. Nel 1981 l'articolo 544 del Codice Penale, che permetteva al rapitore di evitare la pena sposando la vittima, fu abolito. Il sindaco di Ispica come spiega questo fenomeno? Secondo me il problema si presenta sotto 3 aspetti: un aspetto economico, un aspetto sociale e un aspetto morale. L'aspetto economico, perché qui siamo in una zona ad economia depressa e quindi nella famiglia la ragazza diventa un peso molto spesso per l'economia della famiglia stessa. Oltretutto non può esplicare tutta la sua personalità, perché nella famiglia lavora solo il capofamiglia e tutti gli altri sono al servizio di lui. L'aspetto sociale, perché dalle nostre parti, nella nostra struttura, la ragazza diventa nella famiglia un oggetto e non un soggetto della stessa, e quindi nel matrimonio vede la liberalizzazione di questa sua posizione di soggezione per acquistare una posizione di autonomia e poter così guidare la famiglia con i propri mezzi, anche se fa lo stesso lavoro che fa da ragazza. L'aspetto morale, perché data il tipo di struttura della nostra società un po' chiusa nel meridione in genere, in Sicilia in particolare, la ragazza una volta che ha un fidanzato quasi sempre si arriva a coronare questo rapporto con il matrimonio, perché diversamente molto difficilmente potrebbe trovare una nuova sistemazione. Perché questo fenomeno si attenui, quali condizioni dovrebbero verificarsi? La condizione determinante dovrebbe essere lo sviluppo economico della nostra società. La nostra donna non è diversa dalle altre che hanno la possibilità di vivere nelle zone ad economia sviluppata. È l'economia arretrata della nostra zona che pone la donna in condizione di essere succube dell'arretratezza della nostra società, che è tale non per colpa delle donne, delle nostre donne, ma perché nessuno mai nei secoli si è preoccupato di elevare il tenore di vita e lo sviluppo economico delle nostre zone. Guardando queste immagini in bianco e nero potremmo pensare era un'altra epoca. E invece no, le spose bambine non sono un ricordo esotico o remoto, sono esistite qui in Italia, nelle nostre famiglie, nei nostri paesi. E non parliamo di secoli fa, le immagini che avete visto sono del 1965. Mia madre ad esempio era già nata, e forse anche la vostra. Qual è l'opinione dei giovani su questi matrimoni? Perché un ragazzo non è come in Italia, prende la ragazza e va al cinema la sera, qui non posso andare perché la mamma non la manda. Si spostano presto in Sicilia perché qui in Sicilia non abbiamo delle fabbriche per le donne poter lavorare e guadagnarsi da vivere, non so. Perché si sposano così presto forse sarà per gelosia di ragazzi, sa, perché il fidanzato, quell'altro vuole togliere la fidanzata e molto più viene il matrimonio per questo. Il paese è piccolo, sarà questo il motivo. A una certa età si sposa pure a 12 anni, 13 anni. Anche a 12 anni? Ha voglia. Ma a dire il vero questo non saprei rispondere, in quanto potremmo dire che tutto è questione dell'ambiente in cui si vive, anche se
penso si stia facendo una cattiva pubblicità di tutto questo qua. Non credo, ma noi stiamo mettendo in risalto quali sono le condizioni economiche di Ispica. Ma le condizioni economiche di Ispica sono abbastanza alte. Perché emigrano tanta gente da qui? Ma emigrano perché forse non trovano del lavoro adatto alle loro esigenze o perché attratti anche dalla prospettiva di più facili guadagni, facili che si basano sul lavoro vero e proprio. Quindi c'è della miseria. No, miseria non ce n'è. E allora perché emigrano? Questa immigrazione c'è. Ma lei sposerebbe una ragazza di 14 anni? No, io no. Perché no? È troppo piccolo, non è matura. Perché è troppo piccolo? Non è una ragazza da fare una famiglia, è troppo giovane. No? No. Perché? Beh, perché secondo me non è proprio l'età, diciamo, adatta, perché ancora non si può avere una possibilità finanziaria o possibilità di poter creare una famiglia proprio tutto da se stesso, senza l'aiuto di qualcuno. Ma certamente, insomma, io credo che chiunque, qualsiasi essere ragionevole, è contrario perché è azzardato. Secondo me un matrimonio a quell'età è sbagliato. Lei non si sposerebbe una ragazza di quell'età? Perché? Assolutamente. E oggi pensiamo che certe cose succedano solo altrove, ma anche in Italia ci sono ancora casi di matrimoni precoci, soprattutto all'interno di comunità immigrate, dove tradizione e isolamento possono far passare certe pratiche sotto silenzio. Secondo un rapporto di ActionAid si stimano circa 2000 bambine e ragazze all'anno a rischio di matrimonio forzato in Italia. Le comunità più colpite provengono da Bangladesh, Mali, Somalia, Nigeria, India, Egitto e Pakistan. Eppure per la legge italiana non ci si può sposare da minorenni se non con l'autorizzazione del tribunale. Quindi come può ancora accadere? Molti di questi matrimoni non passano per lo Stato, ma per la famiglia, per la religione e per la paura. Cerimonie fatte altrove o anche qui, ma senza dirlo a nessuno. La ragazza non firma nulla, ma la sua libertà finisce lo stesso. Non è un fenomeno di massa, ma esiste. E se chiudiamo gli occhi, lo lasciamo esistere ancora. La storia della Fuitina non è solo folklore, è un promemoria di quanto ci siamo liberati e di quanto dobbiamo ancora restare vigili.